Mie impressioni sulla Speed One, novità assoluta della serie Speed 2025 nella versione senza fori sul piatto, con l'unico buco presente che è dovuto ad esigenze di regolamento. La racchetta in test pesa 346 grammi e ha un bilanciamento a 26,8 cm, quindi perfettamente in specifica. La forma è a goccia e i piatti, che sono realizzati col nuovo carbonio trasparente 2D Died, risultano superficialmente abbastanza rigidi. La gomma è la storica Power Foam Died, ma la densità complessiva non è elevata. La racchetta nell'uso suona piuttosto vuota, il che fa pensare che per tenere basso il peso, essendo anche il piatto senza buchi, ed abbia ridotto gli strati di materiale usato o la densità della gomma. In definitiva offre un tatto complessivamente medio, ma con poca salita di palla. Il punto dolce è ottimo, offre un'eccezionale tolleranza e uniformità della risposta nel colpire la palla, su grandissima parte della superficie utile del piatto. Il feeling all'impatto con la palla è ottimo, non ha una grandissima uscita di palla, è una racchetta abbastanza comunicativa. Il gesto tecnico soprattutto ai bassi e medi regimi equivale praticamente sempre con quello che restituisce la racchetta, mentre agli alti regimi va a togliere qualcosa per via anche della poca inerzia. Si arriva spesso al suo tetto massimo, che è raggiungibile facilmente soprattutto nei colpi piatti. La progressività quindi è buona ma non eccellente, ma proprio per questo aiuta il controllo, non tanto nella estrema rigidità dell'impatto ma nella capacità di poter accompagnare la palla dove si desidera, con precisione e senza strafare. La connessione sulla palla restando nella famiglia di racchette ed è ai vertici, ed è paragonabile alla serie Radical o alla vecchia Pro X. La maneggevolezza è eccezionale, sembra di non avere la racchetta in mano, si muove rapidissima. È una pala con cui è impossibile essere in ritardo e con cui si può sempre correggere fino all'ultimo il colpo. Il comfort è formidabile, grazie soprattutto ad Auxetic e Soft Backup, qui arrivati entrambi alla versione 2.0. Queste tecnologie, da quando sono state introdotte, hanno fatto fare un grandissimo passo in avanti al comfort di gioco delle racchette ed, anche in questa nuova incarnazione, si confermano funzionare benissimo. La pala è gentilissima sulle articolazioni e consente di stare molte ore in campo senza accusare fastidi. In particolare il nuovo Soft Backup, di cui è cambiata la mescola, dà la sensazione di essere un po' più rigido e un po' più grande rispetto alla precedente versione, ma la sensazione all'impugnatura è di un qualcosa di migliorato nella resa finale. Capitolo dedicato merita lo spin, il lavoro fatto dagli ingegneri ed mi sembra davvero ottimo. La superficie rugosa è abbastanza pronunciata e acchiappa bene la pallina. Gli effetti sono un qualcosa di diverso da quelli generati da una racchetta classica con i buchi. Lo spin che si crea sicuramente non è aggressivo ma è molto controllato, perfetto per il backspin e per palle lavorate a lungo. Il taglio dato alla palla è sempre molto omogeneo e uniforme, ben controllabile e ben dosabile. Nel gioco dal fondo a causa della non eccessiva uscita di palla va sempre incentivata. Bisogna metterci un po' di braccio per mandare la palla dall'altra parte della rete con qualità, ma comunque nelle situazioni di difficoltà e in difesa nel gioco basso non ti abbandona, grazie all'agilità sopra la media e al punto dolce generoso. Ottima per alzare pallonetti sempre ben calibrati. Chirurgica nel gioco di Chiquita e nei bote pronto. Dall'alto e in vole iniziano i suoi punti deboli, perché è sicuramente la racchetta meno potente della linea Pro Died, inferiore sia alla Radical Motion che alla Gravity Pro. Quando c'è da spingere contribuisce di suo molto poco in potenza, però aiuta sicuramente a non sbagliare e a mettere la palla dove si vuole. Il controllo è sempre elevatissimo. È come avere un mirino, la palla non scappa mai, anzi la racchetta va molto incentivata, a volte anche un po' sbracciata per ottenere risultati superiori alla sufficienza. La palla rimane tantissimo sulla faccia della racchetta. Questo consente di indirizzarla e lavorarla bene anche nei momenti in cui non si riesce a entrare pulitissimi, ma comunque va sfruttata sempre la sua superficie ruvida per rendere i colpi incisivi, perché di piatto si riesce a piazzare bene la palla ma non molto altro. Gradisce sicuramente il gioco controllato e piazzato, meglio tagliato che piatto, per sfruttare sempre gli ottimi effetti che si riescono a imprimere. In vole, nonostante il peso basso, non soffre di un effetto palo e nonostante la leggerezza risulta anche solida in relazione al peso, si comporta piuttosto bene nei blocchi. Eccezionali le bandecche e molto buone le vibore, tutti i colpi tagliati escono fuori molto bene, sicuramente non palle pesanti ma rapide e con bella rotazione, sempre controllabili anche accelerando il colpo. Lo smash e i colpi piatti di potenza e di prepotenza sono invece dove la racchetta rende meno. La palla affonda un po' troppo nel piatto e molta della potenza impressa non viene trasmessa alla pallina. Consigliato usare lo smash solo in prossimità della rete per un classico per 4 o per smash rapidi da far uscire bassi, perché da più dietro far rendere bene la racchetta in questo ambito è davvero molto faticoso e poco appagante. Bisogna dare tanto con il braccio, le gambe e tutto il corpo per ottenere poco. La racchetta all'impatto con la palla restituisce un bel botto piacevole, ma purtroppo poi la palla non viaggia come si desidererebbe.
Per me può essere usata con ottimi risultati a partire da un livello intermedio. È una pala semplice con cui fare tutto bene, perfetta per il giocatore di destra che ama la costruzione del gioco anche di tocco, con l'occasionale fiondata o chiusura col colpo rapido. Ma sicuramente non è fatta per bombardieri di professione che devono spingere costantemente dall'alto, quindi a sinistra è molto sconsigliata. Rispetto alla vecchia Extreme One, con cui il paragone viene naturale vista la mancanza dei fori, secondo me è una pala molto più sensata e riuscita bene. In conclusione, se si tengono sempre a mente i suoi evidenti limiti in spinta, può dare molte soddisfazioni a un giocatore di destra agile e veloce, che ama difendere e contrattaccare rapidamente.